Nel video precedente, alcune persone si lamentavano del fatto che il filmato del sole di mezzanotte al nord non fosse paragonabile ai video di The Final Experiment. Confrontiamo le stesse latitudini e vediamo se si notano cambiamenti nella tonalità e nella luminosità del sole e del cielo. Se sostenete sull'importanza di una differenza di 1,5 gradi di latitudine, state semplicemente eccedendo nel cercare una scusa. Inoltre, se pensate che il sole non passa vicino dietro alla montagna nel filmato di The Final Experiment, significa che dovreste considerare che sarebbe lontanissimo dall'orizzonte in altri momenti del video. Vi mostrerò alcuni veri filmati dove si vedono sempre cambiamenti di tonalità e di luminosità nel corso delle 24 ore, ma andiamo avanti. Fate attenzione all'intero cielo qui. Ogni volta che vediamo il sole muoversi su e giù sull'orizzonte, noterete tutti i cambiamenti di colore e di luminosità. I cambiamenti sono evidenti. Alcuni dicono che poiché l'Antartide è così bianco con il riflesso di neve, acqua o ghiaccio riflettenti, questo fa sì che il cielo e il sole mantengono sempre lo stesso colore e la stessa luminosità. Confrontiamo le riprese da 77 gradi nord. Anche quello è coperto di neve. Nuovamente, se volete discutere sulla differenza di 2 gradi, dimostrate solo disperazione. Well, I think it looks so ridiculous and impossible. And you can tell it's real because it looks so fake, honestly. We'd have way better CGI if it was fake. And, you know, the colors all look kind of weird in space. There's no atmospheric occlusion. You know, like, everything looks too crisp. Nel primo video la costa di Amalfi. Qual è vera e qual è IA? Abbiamo la vista del drone che gira attorno a una chiesa. Qual è IA? Nel prossimo video abbiamo una galleria d'arte, in un certo senso stiamo volando attraverso di essa. Qual è vera
E qual è IA? Una bella vista dal drone di Big Sur. Siete in grado di individuare l'IA? Jaren, Whitsitt e altri coinvolti hanno fatto commenti più volte su come le montagne in lontananza sembrassero così vicine che si potevano toccare, ma in realtà erano lontane diversi chilometri. Le montagne sembrano stranamente più vicine di quanto dovrebbero apparire, e se fate attenzione a dove si incontrano, lo sfondo è il primo piano del filmato dell'esperimento finale, in particolare il timelapse del sole di 24 ore, sembra che stiamo vedendo dove finisce lo sfondo digitale ed inizia il pavimento dello studio. C'è una linea di separazione la quale indica un evidente set cinematografico in gran parte del filmato e che si vede chiaramente attraverso l'uso della tecnologia di editing video. Regolando il contrasto diventa chiaro dove la realtà dello studio incontra la falsificazione digitale. Nel filmato del sole in timelapse di 24 ore, le montagne e il cielo sono entrambi chroma keyed e mostrano che fanno parte entrambi dello sfondo dello studio. Confrontate questo con altri filmati girati all'Union Glaze. Quando viene applicato il chroma key, sparisce solo il sole, lasciando intatte le montagne vere. Questo dimostra che l'esperimento finale è potenzialmente un mix di filmati in uno studio adattato per falsificare il sole di 24 ore su 24 e altri filmati autentici effettivamente girati all'Union Glacier in Antartide. Attraverso il fornito indice alfabetico trovate Antartide Sole di 24 ore playlist TFE, link in descrizione.